Che ne dici di realizzare un kaftano in pochi minuti? Segui questo tutorial e realizzalo insieme a me. Le misure che ti indico sono per una taglia 40, 42, 44. Se vuoi una taglia più grande non devi fare altro che prendere una stoffa, appoggiarla sulle tue spalle, vedere a che lunghezza vuoi che scendano le maniche e a che larghezza fare le cuciture. Il metodo è lo stesso, il procedimento, quindi andiamo a vedere subito come si fa. Ricordati di iscriverti al mio canale, visita il mio sito per vedere se ci sono dei tessuti che ti piacciono, www.ladolcearia.com. Lasciami un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Scegli il tuo tessuto e piegalo in doppio con la parte bella all'interno. Io l'ho scelto leggermente elasticizzato, ma può anche non esserlo. Questo è il lato doppio. Segna il tuo centro con uno spillo. La misura da me scelta è 91 cm x 73 cm in altezza. Iniziamo rifinendo tutti i lati verticali e orizzontali del tessuto. Io l'ho fatto con la taglia e cuci, ho eseguito un rotolino. Lo puoi fare anche con uno zig zag molto fitto o con il piedino per arrotolare il bordo del tessuto. Facciamo quindi la scollatura, misuriamo 20 cm partendo dal centro del tessuto sul lato piegato in doppio, quindi segna i due estremi, la larghezza totale è 20 cm e scendi ad una profondità di 20 cm. Posiziona quindi uno spillo, traccia quindi delle linee solo nella parte davanti, ovviamente va tagliata perché avrà lo scollo a V. Quindi utilizza un gessetto per tessuti e traccia i lati della tua scollatura. Verifica la distanza da entrambi i lati, sposta il micio se arriva e taglia solo un lato del tessuto, ovviamente, che sarà la scollatura a V sul davanti del tessuto. Dietro fai una leggera stondatura per la parte dietro appunto del kaftano. Andiamo a rifinire con uno zig zag. Io l'ho fatto sempre con la taglia e cuci, ma tu puoi usare la macchina da cucire normale. Ecco qua, ho rifinito tutti i lati e ho fatto uno zig zag nella scollatura. Adesso andiamo a fare due cuciture con un punto diritto sulla parte bella del tessuto ad una distanza di 19 cm dal margine esterno, scendendo di 30. La cucitura è alta 20 cm totali, a destra e a sinistra deve essere uguale. Dopodiché puoi rifinire lo scollo come vuoi, se hai una passamaneria, io avevo già questa, quindi l'ho appoggiata con degli spilli e l'ho ricamata con le paillette e le perline. Quindi facciamo delle cuciture verticali, appunto sul diritto del tessuto direttamente, con un punto diritto, alte 20 cm, inizia e finisci la cucitura con una saldina e poi andiamo a cucire e ricamare la nostra passamaneria. Il micio è sempre presente, il mio aiutante che però ogni tanto si stanca e si riposa. Ecco qua finito. Molto carina. A me il risultato piace moltissimo, è davvero veloce, facile da realizzare. Fammi sapere cosa ne pensi, lasciami un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!